È vero che l'appetito viene mangiando, ma mi sa che in questo modo la community dei gentiluomini digitali sta diventando davvero golosissima. Perché dico questo? Perché qualche giorno fa abbiamo parlato del cache poisoning, una minaccia per tutti quanti i nostri computer che può essere evitata tramite l'esecuzione periodica di un comando. E abbiamo visto come lanciare questo comando. Ma a questo punto sulla community mi è stato chiesto se non fosse possibile creare un file batch in modo da non dover digitare ogni volta questo comando e di lanciarlo con un semplice doppio clic. E così insieme abbiamo creato un file batch più complesso con il quale possiamo fare una vera e propria manutenzione periodica della nostra rete. Ma adesso mi è stato chiesto se non fosse possibile eseguire automaticamente questo file batch all'avvio del computer. E così anche in questo caso ho pensato di fare qualcosa in più. Infatti quest'oggi vorrei mostrarti un modo per eseguire qualsiasi operazione sul tuo computer non solo all'avvio, ma in qualsiasi momento tu desideri che venga avviata automaticamente, senza dover muovere più neanche un dito. E allora non perdiamo tempo e andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Prima di cominciare, due piccole precisazioni. La prima è che non avremo bisogno di installare nessun tool di terze parti, ovvero nessun programma esterno per fare questa piccola magia, perché le versioni di Windows 11, Windows 10 e le precedenti dispongono già di un sistema incorporato che ci consente di fare tutto quello che ci serve. La seconda precisazione è che nel corso di questo video faremo riferimento al programma creato qualche video fa e che per tua comodità ti lascio qui in alto in descrizione, qualora volessi andare a vedere di che cosa si tratta. E detto questo, mettiamoci all'opera. Per lanciare l'utilità che ci serve abbiamo due modi. Il primo è un pochino più complesso e consiste nel premere la combinazione di tasti Windows più R e nella finestra che si apre andare a digitare task.schd.msc e quindi fare clic sul pulsante OK. Il secondo metodo, un pochino più semplice, è quello di portarci in basso dove abbiamo la lente di ricerca oppure la barra di ricerca, farci un clic su e digitare utilità di pianificazione. In un caso o nell'altro, dopo che avremo fatto clic OK oppure doppio clic su questa iconcina, ci si aprirà la nostra utilità di pianificazione. Vediamo insieme che cosa può fare per noi e come utilizzarla. La prima cosa che vorremmo fare sarà creare una nuova attività di base. Per farlo andiamo qui in alto sul menu Azione, clicchiamoci su e scegliamo la seconda voce, quella che si chiama proprio Crea attività di base. Una volta cliccato vedremo che si aprirà una finestrella che ci farà alcune domande davvero molto semplici. La prima domanda sarà come vogliamo chiamare la nostra attività. Supponiamo quindi di volerla chiamare manutenzione automatica rete. Andiamo a digitare questo nome. Seguirà nella seconda finestra una descrizione dell'attività e qui andiamo a scrivere una descrizione in base a quello che l'attività stessa va a fare. Io in questo caso mi ripeterò in parte e scriverò semplicemente manutenzione quotidiana. Ok, a questo punto clicchiamo in basso a destra sul pulsante avanti e andiamo a decidere quando vorremmo che questa attività venga lanciata automaticamente sul nostro computer. Come vedi abbiamo una serie di opzioni, possiamo lanciarla quotidianamente, settimanalmente, mensilmente, una volta sola, all'avvio del computer, all'accesso di un utente specifico oppure alla registrazione di un evento specifico, che in realtà significa quando si verifica un determinato evento. Nel mio caso io voglio che ogni volta che io accendo il computer venga effettuata questa manutenzione, tanto come abbiamo visto dura pochi secondi e non è assolutamente invasiva. Fatta la nostra scelta andiamo a cliccare sul pulsante avanti e verremo indirizzati alla finestra successiva.
E qui ci viene chiesto che cosa vogliamo fare. Premesso che le ultime due attività sono deprecate, cioè sono state abbandonate nell'ambito di questo sistema e non conviene farle, anche se ne viene mantenuta la compatibilità, quello che quasi sicuramente vorrai fare anche tu sarà avviare un determinato programma. Quindi clicchiamo su questo pulsante e andiamo ancora una volta avanti. Ora ci viene chiesto giustamente che programma vogliamo lanciare e noi nel nostro caso, se ben ricordi, abbiamo messo il file bat nella cartella documenti. Clicchiamo quindi sul pulsante sfoglia, ci portiamo sulla cartella documenti e qui troveremo il nostro test.bat. Clicchiamoci su, portiamoci in basso a destra e clicchiamo sul pulsante apri. Ecco fatto, abbiamo fatto praticamente tutto, quindi quello che ci rimane da fare sarà cliccare ancora una volta sul pulsante avanti e quindi sul pulsante fine. La nostra attività viene aggiunta automaticamente ad una serie di altre attività programmate sul nostro computer. Per dare un'occhiata a queste attività ci possiamo portare su questa voce, quella che dice libreria utilità di pianificazione. Facciamoci clic e andiamo ad ingrandire la finestra per vedere meglio. Nel caso in cui la tua attività non compaia automaticamente, niente paura, ti basterà fare un clic con il pulsante destro e scegliere la voce aggiorna. Ed ecco qui la nostra manutenzione automatica rete. Facciamoci doppio clic e andiamo a vedere qualche ulteriore dettaglio di queste attività. Abbiamo infatti, se le andiamo ad espandere in questo modo, ulteriori possibilità di scelta. Possiamo ad esempio scegliere, come in questo caso, di avviare l'attività solo se l'utente è connesso. Ma una cosa che probabilmente ci interesserà in questo caso ancora di più è la possibilità di lanciare la nostra applicazione con privilegi più elevati. Quindi io in questo caso vado a spuntare questa casellina. Mentre nella scheda attivazione potremo decidere di inserire ulteriori trigger, meglio detti ulteriori eventi che fanno sì che l'attività si avvii automaticamente, come ad esempio una ulteriore pianificazione. Quindi cliccando sul pulsante nuovo potremo decidere di avviarlo anche quotidianamente. Se invece ci portiamo sulla scheda azioni, potremo far sì che vengano attivati anche ulteriori programmi che possono essere aggiunti cliccando sul pulsante nuova. La voce condizioni ci offre ulteriori possibilità di scelta, ad esempio quella di avviare l'attività solamente nel momento in cui magari il computer è inattivo. Per fare un esempio potremmo decidere di lanciare una scansione antivirus nel momento in cui non stiamo utilizzando il computer. Nella scheda impostazioni invece potremo scegliere ad esempio se interrompere questa attività se va avanti per un periodo eccessivo di tempo, oppure ancora nel caso in cui questa attività fosse già in esecuzione nel momento in cui viene lanciata da questo programma, cosa fare? Se avviarne una nuova istanza, cioè di aprirla una seconda volta, oppure di lasciarla andare perché è già aperta. La scheda cronologia infine ci interessa relativamente poco, quindi la saltiamo. Clicchiamo quindi su OK e andiamo a vedere se la nostra nuova attività funziona. Per farlo chiudiamo l'utilità di pianificazione e andiamo a riavviare il nostro computer. Ed ecco fatto, appena avviato il PC, l'attività parte automaticamente. Prima di concludere però un'ulteriore piccola precisazione. Come ti ho detto, naturalmente con questa utilità potrai avviare qualsiasi programma presente sul tuo computer. Per farlo, nel momento in cui vai a cliccare sfoglia e non conosci l'ubicazione corretta di un programma, puoi scoprirla in maniera molto semplice. Facciamo l'esempio di voler lanciare una qualsiasi applicazione, che so, il Notepad++. Per scoprire quale sia il percorso che porta all'apertura di questa applicazione, tutto ciò che dobbiamo fare è fare un clic destro sull'icona con cui lanciamo l'applicazione, scegliere la voce Apri percorso file, cliccare qui sulla barra in alto in un punto vuoto e andare a copiare questo percorso. Una volta copiato potremo incollarlo dopo aver fatto clic sul pulsante sfoglia
qui in alto in modo da essere portati automaticamente, dopo aver premuto invio sulla tastiera, sull'ubicazione di lancio di questo programma. Ci basterà quindi cliccare apri e fare tutto il resto esattamente come abbiamo fatto per quanto riguarda l'utility di manutenzione della rete. Ed anche oggi siamo arrivati al momento della chiusura, ma soprattutto dei ringraziamenti, che oggi vanno a Giorgio Brusasco, alias Mike Leone, per il suo generosissimo super grazie, grazie sempre Giorgio, apprezzo tantissimo, e ai nuovi gentiluomini che si sono abbonati al canale, nelle persone di Gimo53, Massimo Di Matteo, Alexandre Susa, spero di averlo pronunciato bene, Pedro, questo è facile da pronunciare, e Luigi Embrione. Grazie a tutti ragazzi per il vostro supporto alla community, importantissimo soprattutto dal punto di vista morale, perché è grazie a voi che trovo la forza e l'entusiasmo di realizzare questi video. Ma l'ultimo ringraziamento, come è doveroso, è quello che è rivolto proprio a te, che hai seguito questo video, mi hai fatto compagnia, e detto questo non mi resta che salutarti e darti appuntamento, come di consueto, alla prossima!